E se vi dicessi che l'oggetto più infestato del mondo, una reliquia così terrificante da aver ispirato film di Hollywood, è in realtà una bugia, una singola, geniale bugia. Per quasi 20 anni, la D-Book Box è stata un'icona del paranormale, una semplice scatola da vino in legno che, a quanto si dice, conterrebbe un'anima inquieta della tradizione ebraica, un D-Book. La sua leggenda è un mix esplosivo di sfortuna, malattie improvvise e incubi terrificanti, e per anni tutti ci abbiamo creduto. Ma cosa succede quando il creatore stesso della leggenda, dopo 20 anni di silenzio, decide di confessare? E se la verità fosse ancora più incredibile della finzione? Tenetevi forte, perché oggi non ci limiteremo ad aprire la scatola. Ogni segreto ha un codice, ogni ombra ha una storia. Io sono Cyphercode XT e in questo viaggio scoperchieremo una delle più grandi e affascinanti frodi paranormali nella storia di Internet. La nostra storia inizia nel modo più banale possibile. 2001, Portland, Oregon. Un antiquario scrittore di nome Kevin Mannis sta curiosando a una vendita privata. Lì, in mezzo a vecchi mobili, nota una piccola cassapanca di legno per il vino. Non ha nulla di speciale, ma ha un'aria vissuta. Decide di comprarla. Fin qui tutto normale, o almeno così sembra, perché da questo momento la storia prende una piega decisamente inquietante. E fidatevi, è qui che nasce la leggenda. Ma c'è un dettaglio che quasi nessuno ha mai messo in discussione. Secondo la sua versione, quella che ha dato il via a tutto, Mannis non comprò la scatola a una semplice svendita, ma dalla nipote di una donna di 103 anni, una sopravvissuta all'Olocausto di nome Havela. La nonna, fuggita dalla Polonia occupata dai nazisti, aveva portato con sé solo 3 oggetti, e quella scatola era uno di essi. La nipote, chiaramente spaventata, lo avvertì. La nonna la teneva sempre chiusa, nascosta. Diceva che non doveva mai essere aperta. Dentro c'era un D-Book. L'ultimo desiderio della nonna era stato addirittura quello di essere sepolta con la scatola, una volontà che la famiglia non aveva potuto rispettare a causa delle rigide leggi ebraiche. La nipote, quasi in lacrime, insistette. L'hai comprata? Adesso è un problema tuo. E Mannis, ovviamente, cosa fa appena arriva a casa? La apre. E quello che trova dentro non è quello che vi aspettate. E il punto è che quegli oggetti sono la chiave di tutta la storia. Dentro, niente mostri, solo una serie di oggetti piuttosto strani. 2 penny degli anni '20, una ciocca di capelli biondi e una castana legate insieme, una piccola statuetta con incisa la parola ebraica Shalom, un bocciolo di rosa secco, un calice da vino e uno strano candelabro. Sembrava solo un mucchio di cianfrusaglie. Mannis decide di pulire la scatola e regalarla a sua madre per il suo compleanno. Quel giorno stesso, sua madre ha un ictus. Perde l'uso della parola e gran parte della vista. Dall'ospedale riesce a comunicare una sola cosa, indicando il regalo. Hate, gift, odio, regalo. E da qui le cose iniziano a degenerare, ma non nel modo classico delle storie horror. Sconvolto, Mannis si riprende la scatola e prova a passarla ad altri, ma il risultato non cambia. Sua sorella giura che le ante della scatola si aprono e chiudono da sole. Suo fratello sente odori nauseabondi in casa. Chiunque la tenga inizia ad avere incubi terrificanti, sempre con la stessa protagonista, un'orribile vecchia strega. I suoi ospiti si sentono male, le lampadine si fulminano e nell'aria si spande un odore assurdo, un misto di gelsomino e urina di gatto. La goccia che fa traboccare il vaso arriva quando Mannis stesso inizia ad avere l'incubi e a vedere strane ombre con la coda dell'occhio. Disperato, decide di sbarazzarsene nell'unico modo possibile, nel 2003. La mette in vendita su eBay. Da questo momento, la storia smette di essere solo inquietante e inizia a comportarsi come se non fosse più solo una storia. Non scrive un semplice annuncio, scrive un racconto dell'orrore, dettagliato, agghiacciante, pieno di pathos. Racconta della sopravvissuta all'Olocausto, degli oggetti, della maledizione.
e conclude con un avvertimento che è una vera e propria calamita per curiosi. Questa scatola ha un'aura negativa. La sconsiglio a chiunque sia suggestionabile. È ufficiale, è appena nata la leggenda della D-Book Box. E l'annuncio su eBay esplode. Diventa virale prima che il termine virale esistesse come lo conosciamo oggi. Decine di migliaia di persone leggono la storia, affascinate e terrorizzate. La D-Book Box diventa una delle prime grandi leggende metropolitane di Internet. Il dettaglio che tutti ignorano è uno solo. Nessuno l'ha mai verificata davvero. Ed è a questo punto che la storia prende una direzione completamente diversa, perché per la prima volta la scatola finisce nelle mani di qualcuno che vuole prove. Dopo un paio di passaggi di mano, nel 2004, la scatola finisce da Jason Haxton, curatore di un museo di medicina in Missouri, per soli $280. Haxton è uno scettico, un uomo di scienza. È più interessato all'oggetto come fenomeno culturale che come portale per l'inferno. Peccato che, secondo i suoi stessi racconti, il suo scetticismo duri pochissimo. Poco dopo l'arrivo della scatola, Haxton inizia a stare male. Si sveglia con un sapore metallico in bocca, tossisce sangue, gli viene un'orticaria su tutto il corpo e gli occhi gli si iniettano di sangue senza motivo. E poi iniziano le visioni. Figure d'ombra che si muovono in casa. Terrorizzato ma allo stesso tempo ossessionato, Haxton fa ciò che Mannis non aveva fatto. Inizia a indagare sul serio. Contatta rabbini, studiosi, esperti di folklore ebraico. Gli spiegano che un D-Book non è un demone, ma l'anima di un morto con delle faccende in sospeso, che si attacca ai vivi. Però l'idea di intrappolarlo in una scatola suona strana a tutti. I D-Book, dicono, possiedono persone, non oggetti. Nonostante questo, Haxton sigilla la scatola e trasforma la sua esperienza in un libro, The D-Book Box, che nel 2012 ispira il film horror The Possession. Il film, prodotto da un maestro del horror come Sam Raimi, cementa la leggenda a livello mondiale. Durante le riprese, tra l'altro, succedono cose strane. 5 giorni dopo la fine della produzione, il magazzino con tutti gli oggetti di scena prende fuoco e viene raso al suolo. Causa? Sconosciuta. La leggenda è ormai inarrestabile. E quando la scatola viene acquistata da Zak Bagans, il famoso acchiappafantasmi di Ghost Adventures, per il suo Haunted Museum a Las Vegas, raggiunge lo status di celebrità. Lì, ancora oggi, è esposta in una teca di vetro, come un oggetto talmente pericoloso da non poter essere nemmeno sfiorato. E poi arriva il caso che lancia la maledizione nella stratosfera. Post Malone. Nel 2018, il rapper visita il museo e, scherzando, tocca la spalla di Bagans mentre lui è a contatto con la teca. Nelle settimane successive, la sfortuna si accanisce su di lui. Il suo aereo privato fa un atterraggio d'emergenza, è coinvolto in un brutto incidente d'auto e subisce un tentativo di rapina a mano armata. Coincidenze? Forse. Ma per milioni di persone è la prova definitiva. La D-Book Box è reale e maledetta. Una storia perfetta, no? Forse fin troppo perfetta. Ed è qui che iniziano ad emergere crepe, molto più grandi di quanto sembrino. Nel frattempo, mentre la fama della scatola cresce, alcuni scettici iniziano a notare che qualcosa non torna. Piccoli dettagli, incongruenze che, messi insieme, iniziano a formare un puzzle completamente diverso. Primo grande punto interrogativo, le origini. Kevin Mannis non ha mai dato uno straccio di prova dell'esistenza della nipote o della sopravvissuta all'Olocausto. Nessun nome, nessun contatto, niente. Tutta la storia si basa solo e soltanto sulla sua parola. Ricercatori come Kenny Beadle dello Skeptical Inquirer iniziano a scavare. Beadle guarda la scatola e si accorge di una cosa. Non è un antico cimelio polacco. È molto più probabilmente un banale mobile bar prodotto a New York, e nemmeno tanto vecchio. E poi, il concetto stesso di D-Book Box. Come avevano già fatto notare i rabbini, nel folklore ebraico non esiste nulla del genere. L'idea di intrappolare uno spirito in una scatola è un'invenzione moderna, roba da film dell'orrore, non da antiche tradizioni.
anche il contenuto della scatola puzza di bruciato. Le ciocche di capelli, le monete, tutto poteva essere un insieme di oggetti comuni, messi lì apposta per creare atmosfera. E l'incisione Shalom si scopre che l'ha fatta Mannis. Persino Jason Haxton, nel suo libro, ammette che Mannis era vago e che sospettava nascondesse qualcosa. Eppure, la storia era così potente e le sue esperienze personali così intense che la leggenda ha continuato a correre, più veloce di qualsiasi dubbio. Nel 2015, in un post su Facebook passato quasi inosservato, è lo stesso Kevin Mannis a lanciare il sasso. Scrive: «Ho ideato la D-Book Box, il nome, il termine, l'idea, e ho scritto questa storia creativa per postarla su eBay. Ma il mondo non è ancora pronto. La leggenda è troppo grande, troppo potente e, diciamocelo, troppo redditizia per essere smontata da un post su Facebook. Per la verità, quella vera, si dovrà aspettare ancora qualche anno». Il colpo di grazia arriva nel 2021. È in questo punto che tutta la storia crolla. Non per una teoria, ma per una confessione diretta. Il giornalista Charles Moss ottiene quello che nessuno era riuscito ad avere prima. Una confessione completa, diretta e senza filtri da Kevin Mannis. Messo alle strette, Mannis finalmente crolla e ammette tutto. La storia della D-Book Box è una sua invenzione, dall'inizio alla fine. «Sono uno scrittore creativo», confessa Mannis. «La D-Book Box è una storia che ho creato io e ha fatto esattamente quello che volevo facesse, diventare una storia dell'orrore interattiva in tempo reale. Ma se è tutto falso, allora perché così tante persone giurano che sia reale?» La verità era questa: nessuna sopravvissuta all'Olocausto, nessuna nipote spaventata. Mannis aveva comprato la scatola a una normale svendita di un avvocato. L'intera, straziante e terrificante storia delle origini, inventata di sana pianta per rendere la scatola più interessante e soprattutto più vendibile. Mannis non si era limitato a scrivere una storia, aveva costruito una vera e propria scenografia. Le incisioni sul retro fatte da lui, gli oggetti dentro messi da lui, le ciocche di capelli di un suo amico. L'idea era nata in parte come esperimento narrativo e in parte, come ha ammesso un amico, perché Mannis aveva bisogno di soldi e sapeva che una buona storia vende sempre. Nel corso degli anni ha continuato ad aggiungere dettagli per tenere viva la leggenda. A Zak Bagans aveva persino raccontato che esistevano altre 9 scatole nel mondo, create da donne ebree per combattere i nazisti. Pura invenzione. La confessione del 2021 è la pistola fumante. Smonta pezzo per pezzo 2 decenni di folklore paranormale. La D-Book Box non è un antico artefatto maledetto, è un mobile bar con una storia pazzesca. Non è l'oggetto più infestato del mondo, ma è senza dubbio la creepypasta più riuscita di sempre. Una storia dell'orrore nata online e diventata così potente da essere scambiata per vera. La D-Book Box, quindi, non era posseduta da uno spirito, era posseduta da una storia. E quella storia ha posseduto milioni di persone. E allora perché ci abbiamo creduto tutti? Perché questa storia ci ha affascinato per così tanto tempo. E cosa ci dice di noi? Del nostro bisogno di credere che ci sia qualcosa oltre quello che vediamo? Ditemi la vostra nei commenti. C'è ancora una parte di voi che pensa ci sia qualcosa di vero o siete convinti che sia stata solo un'operazione di marketing geniale? Alla fine, la storia della D-Book Box ci dice molto più su di noi che su qualsiasi spirito. Dimostra il potere immenso di una narrazione ben costruita. Kevin Mannis non ha solo venduto una scatola su eBay, ha piantato un'idea nell'immaginario collettivo e l'ha guardata crescere fino a diventare una foresta. La leggenda funzionava perché mescolava ingredienti potentissimi: il trauma dell'Olocausto, il fascino del misticismo e il brivido di una maledizione che potevi comprarti con un click. In un mondo che cerca di spiegare tutto, storie come questa ci offrono una via di fuga, la possibilità che, forse, non tutto sia razionale. Oggi la D-Book Box è esposta in un museo, un monumento non tanto al paranormale,
quanto alla nostra credulità e al genio narrativo. È il simbolo di come su internet il confine tra realtà e finzione possa diventare sottilissimo. La vera entità liberata da quella scatola non era un D-Book, era l'immaginazione di milioni di persone, e quella, a suo modo, è un'energia molto più potente. La più grande frode paranormale di internet è stata svelata, ma la leggenda, in fondo, sopravvive, perché a volte amiamo avere paura e amiamo le storie che ci ricordano che, forse, non tutto in questo mondo ha una spiegazione, anche quando, come in questo caso, ce l'ha e come. Grazie per avermi accompagnato fin qui. Alcune verità restano nell'ombra. Ci vediamo al prossimo mistero. E ricordate, il resto è silenzio.